Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi un appuntamento intervista con Tommaso Rumici e andremo a parlare in particolar modo del Nimrod, del perché si chiama Nimrod, delle scelte tecniche e costruttive di questa bellissima lama, come è nato questo coltello operativo per le forze di polizia o per le forze speciali. Andiamo a sentire cosa ci racconta Tommaso Rumici. Allora, ciao a tutti, oggi siamo qua con Tommaso che ci spiega un pochino come è nata l'idea del Nimrod, come mai si chiama Nimrod e poi lo interrogheremo su sia i punti forti che qualche puntino debole. Qualche utente mi ha già messo qualche pulce nell'orecchio e quindi sentiremo il perché di alcune scelte progettuali. A te Tommaso. Ciao a tutti, intanto grazie di avermi invitato. E io direi dimmi tu, perché se comincio a parlare io a ruota libera finiamo dopo domani. Quindi Vabbè, andiamo insomma, per punti. innanzitutto, come ti è venuta l'idea di fare un coltello come il Nimrod? Allora, ti dico, l'idea in realtà non è venuta a me, nel senso che l'idea tu probabilmente l'avevi già sentito in qualche altra conversazione. Fondamentalmente parlando con un amico che fa parte delle forze dell'ordine e che si trova ad operare spesso in borghese, anche su cose delicate, mi faceva presente che aveva difficoltà a trovare un coltello che fosse da una parte funzionale, quindi che avesse una lunghezza sufficiente, una lama adeguata e che facesse quello che doveva fare, ma che fosse anche leggero, portabile con abiti normali, quindi un paio di jeans e una t-shirt, che venisse fuori quando lo tiravi fuori senza impigliarsi, che non ti mangiasse i pantaloni e via così. Quindi fondamentalmente questo. Sul mercato in effetti con questa dimensione solitamente hai degli ingombri, soprattutto in spessore, che sono abbastanza impegnativi, oppure cominci ad avere, essendo comunque un coltello grande, perché tiriamolo fuori visto che ce l'ho, allora comunque si tratta di un coltello, spero che si veda bene, full size, quindi però lo spessore è assolutamente ridotto. Quindi, e oltretutto è piatto, per cui non ci sono ingombri, non ci sono risalti, texture, niente che possa dare fastidio oppure rallentare l'estrazione. Solitamente non lo trovi, perché quando ci sono cose che hanno queste caratteristiche sono solitamente più piccole, oppure altre volte sono, come dire, strutturalmente meno resistenti, nel senso che ci sono dei coltelli in FRN che hanno degli ingombri simili, però avendo solo delle cartelline metalliche scheletrate dentro e fuori la plastica stampata, tendenzialmente flettono molto di più lateralmente e sono meno robusti. No, certamente. Io l'unico che ci si può avvicinare, diciamo così, come struttura, come idea della struttura, mi vengono in mente uno o due modelli della Cold Steel, che ha avuto dal Cold Steel Lowman alla K47, mi pare, se ben ricordo, eccetera, hanno un po' questa struttura senza cartelli in acciaio dentro, però molto, molto robusta, insomma, da utilizzare. Devo trovare. Sì, Cold Steel poi ha anche il Sì. vantaggio che può sfruttare il loro sistema proprietario, che è una cosa secondo me eccezionale, perché il Triad Lock è tanto di cappello. Quindi. Esatto, devo dire però che oltre alla sottigliezza, io ho già fatto un video qualche giorno fa che ho messo il folder per l'estate, dove il Nimrod era fuori gara, nel senso che l'ho tirato fuori alla fine e ho fatto vedere come, pur rimanendo nelle dimensioni di altri coltelli più leggeri, più sottili, più piccoli,
Abbiamo in mano invece un signor coltello di tutto rispetto, nel senso che non è, come dicevi tu, un coltello di dimensioni ridotte o delicato, ma è un coltello che puoi usare tranquillamente. Io ho già fatto un piccolo test e devo essere sincero, non credevo, mi ha stupito, nel senso che l'ho proprio forzato anche nel taglio del famoso taglio del legno che facciamo noi youtuber, no? E tranquillamente come altri coltelli e come un coltello fisso, cioè non mi ha dato nessun segno di cedimento, non ho notato flessioni particolari e non nasce per quello, giusto? No, Non nasce. allora, la questione è proprio che il Nimrod nasceva in contrapposizione a un certo tipo di coltello, nel senso, Esatto. se tu vai a vedere coltelli per operatori, se vogliamo chiamarli così, spesso e volentieri ti trovi una bisellatura così a metà lama, dei coltelli che sembra che siano fatti per andare a scardinare le portiere delle macchine, no? Certo. La discussione con questo mio amico che sul campo ci va e le cose le fa, lui mi ha detto sì, ma ascolta, io solitamente se tiro fuori il coltello non è perché devo ammazzare qualcuno a coltellate, non è perché devo aprirmi la strada fuori da un condominio, ma è perché devo tagliare qualcosa. Quindi l'idea Certo. era che l'utilizzo primario fosse quello del coltello, cioè tagliare. Da qui la scelta del profilo di lama, la scelta della bisellatura alta, dello spessore e ovviamente anche dell'acciaio, perché se avessi dovuto fare una pry bar probabilmente avrei scelto, che so, un 1095 da 5 mm, temperato anche Certo. basso. Invece abbiamo scelto un acciaio da taglio con delle signori prestazioni. No, quello che io volevo sottolineare è che noi abbiamo un coltello, ne so, mi viene in mente l'Endura 4 della Spyderco, che quindi un coltello da taglio puro, chiamiamolo così, Certo. e qui abbiamo la stessa caratteristica, cioè un coltello che taglia molto bene a taglio puro, che però ci dà anche in più una garanzia, una resistenza che un Endura non ha. Beh, allora ti A me è dico, piaciuto molto questo. l'Endura, prima che io diventassi disegnatore di coltelli, l'Endura era uno dei miei coltelli preferiti. E nel senso che è anche uno di quelli che ho portato di più, che ho usato di più, eccetera. Devo dirti la verità, adesso stavo guardando se per caso ce l'avevo portata di mano, però da qui non lo vedo. Io avevo l'Endura, la prima versione di Endura Wave, quindi bisellatura bassa. Io nello specifico l'avevo fatta fare convex, quindi avevo un pochino raccordato la bisellatura in maniera che tagliasse meglio di quanto non facesse prima. Poi in seguito erano usciti invece gli Endura della serie bisellata alta, però io ero rimasto comunque fedele al mio perché avendo quella bisellatura che ormai era diventata una Scandi, era tagliente ma aveva anche quella robustezza che quelli a bisellatura completa insomma Non perdono hanno. in parte, ma per scelta, non perché sia un difetto, ma perché l'hanno impostati per taglio puro. Quindi ti dico, quello sicuramente aveva lo svantaggio che chiaramente avendo una lama più bassa anche lo sviluppo del bisello si deve fermare prima e quindi sei un po' più obbligato con le geometrie. Il Nimrod ha una lama piuttosto alta e quindi insomma anche facendo bisello fino alla schiena riesci a mantenere una certa sostanza. Certo, no, siamo d'accordo. E volevo chiederti, ma la scelta sicuramente di non avere delle cartelle dentro in acciaio è per mantenere le dimensioni e il peso? Allora, nel senso che non è vero che non ci sono delle cartelle, ci sono delle cartelle parziali. Quindi ci sono adesso, è praticamente impossibile farlo vedere, però diciamo che allora qui c'è l'ultima vite, ci sono delle piccole cartelle metalliche che prendono questa zona qui. Quindi fondamentalmente vanno a congiungere
tutte quelle che sono le viti, i perni, dentro c'è lo stop-in ad esempio che qui non si vede, vanno a congiungere tutti quelli che sono i perni in maniera tale che le sollecitazioni non vanno, allora normalmente su un backlock la sollecitazione alla fine viene scaricata qua, ok? Quindi sul perno della leva, motivo per cui sui vecchi backlock, parliamo di parecchi decenni fa, questo veniva fatto con un pin di ottone alle volte, e se dovevi rompere un backlock cosa succedeva? Tranciavi il pin di ottone, perché chiaramente non essendo un metallo temprabile ed essendo anche spesso abbastanza ridotto come diametro, era il primo pezzo che saltava. In questo caso qui, a parte essere in acciaio, ma è tutto quanto congiunto in maniera tale che sollecitazioni che tu vai a applicare qua vanno a scaricarsi in parte anche sul pin e in parte anche sul pivot, che è una vite di un'altra dimensione. Certo, Poi, e quindi sì. la scelta di non mettere cartelle perché sapevamo da subito che avremmo usato dei materiali che sono in grado di fare struttura. Nel senso, allora abbiamo G10, carbonio e micarta in 2 colori. Sono materiali diversi, però hanno tutti quanti alla base di essere materiali resinati, cioè la micarta sono strati di cotone, il G10 sono strati di fibra di vetro, il carbonio sono strati di fibra di carbonio, tutti quanti addizionati di resine epossidiche. Questo li rende in grado di sopportare degli sforzi, per cui se io prendo il coltello e provo a fare questo, non riesco a imbarcarlo come capita con quelli in FRN, che per carità dopo tornano in forma, però intanto si piegano. Per cui tutti quanti i componenti tipo pivot e lama che a piegarsi non riescono, vengono sollecitati e vanno a grattare contro le cartelle, eccetera, eccetera. In questo caso non succede, per cui abbiamo messo quella micro cartellina nella parte anteriore, un po' come fa Benchmade sui suoi Axis, e dietro l'abbiamo lasciata perdere perché era tutto quanto peso in più e non avrebbe avuto quella funzione strutturale. Certo, di dare maggior resistenza perché non serviva. Tra l'altro, come ti anticipavo nella nostra telefonata prima della diretta, in Maserin sono stati fatti anche dei test distruttivi, per cui il coltello, una volta finito, è stato preso ed è stato sottoposto a sollecitazioni assolutamente folli per quello che è l'uso normale e quello che puoi applicare tu con le mani, però è stato portato fino alla rottura e si è visto che, insomma, per riuscire a romperlo vuol dire che veramente stai facendo qualcosa. Innanzitutto non lo stai usando a mano, cioè lo stai sollecitando in altre maniere meccaniche che poco hanno a che fare con l'uso reale del coltello. E poi comunque ce n'è voluta per romperlo, quindi è stato verificato, ecco. Benissimo, benissimo. Qua sorge un'altra domanda che mi ha fatto un utente a cui io ho dato una risposta, perdonami forse da ignorante, nel senso che io sono andato per deduzione. Mm-hmm. Lui mi ha detto che gli piace tantissimo il Nimrod, però non l'ha mai acquistato perché dice che un coltello che ha anche un certo costo, oltre che un certo pregio, gli sono state messe le bronzine in Teflon. Allora io mi sono permesso di dire che sicuramente sono state messe in Teflon perché appunto il lavoro era tra la lama e questa cartellina in acciaio, quindi mettere una bronzina in metallo in mezzo forse avrebbe creato più problemi che quella in Teflon. Ho sbagliato? No, allora, la questione è cosa avremmo dovuto metterci? Perché dalla risposta a questa domanda poi vengono fuori una serie di considerazioni. E dato che lo spessore è molto ridotto e dato che si tratta di lavorare metallo contro metallo, il Teflon, bene o male, era quello che garantiva un corretto funzionamento. Se ci avessimo messo il bronzo o il rame, avremmo dovuto aumentare leggermente lo spessore di quella zona, perché comunque
le Certo. rondelle in quei materiali lì si riescono a fare molto sottili, ma non si riescono a fare sottili come il Teflon. E se avessimo dovuto mettere i cuscinetti, a parte l'ingombro dei cuscinetti, a parte prevedere anche un appoggio per i cuscinetti, perché se i cuscinetti non hanno delle piste su cui scorrere, la cosa non funziona, ma ci saremmo ritrovati con il problema che, essendo un coltello fatto per un ambito operativo, seppur non operativo nel senso sogno di essere Special Certo. Forces, No, ecco, certo. nel momento in cui lo porti in tasca tutto il giorno, oppure ti cade in mezzo alla sabbia, al fango, eccetera, e qualcosa finisce dentro il cuscinetto, inizia il disastro. Quindi se avesse un flipper, potrebbe avere senso il cuscinetto. Però in questo caso, sinceramente, cioè, vedi, non c'è un problema Non ce n'è. di scorrevolezza, per cui il coltello va, siamo sicuri che continuerà ad andare, e tra l'altro il pivot può essere piuttosto stretto e quindi limitare moltissimo il gioco laterale, perché lo spessore della rondella è molto ridotto. Poi ti dirò, probabilmente avrei valutato altre soluzioni se avessi avuto spessori maggiori o meccaniche diverse. Perché per esempio su quelli di Oberland io ho messo tutte le rondelle in metallo, sempre per la solita storia di non avere problemi con cuscinetti che si sporcano, però lì avevamo delle cartelle, un manico in titanio, e avevamo comunque insomma una struttura che era, per quanto sottile, era più grossa di quella che abbiamo qui. No, perfetto, sì, ma difatti, come dici tu, la pratica, poi l'utilizzo pratico è sicuramente più sicuro così, perché dà meno problemi in caso di sporco, in caso di... Il meccanismo più semplice è, meno problemi può dare. Sì, poi ti dirò, capiamoci anche su una cosa, il coltello lo fa Maserin, non lo fa l'azienda americana o cinese, che già se è americana è un problema, se è cinese magari è anche sconosciuta e non sai dove andare a contattarli. Per cui se nel giro di 6 anni di utilizzo ti si consuma il Teflon, al di là, oltre quello che può essere compensato semplicemente tarando la tensione del pivot, chiami Maserin e dici: scusami, cortesemente, hai 2 rondelle in Teflon che me le cambio, faccio altri 6 anni? Credo No, che... siamo d'accordo. 2 cose che volevo dirti sul Nimrod, che secondo me sono importanti. Allora, la prima è che io qua li ho tutti quanti. Allora, qui vedi che ci sono, questa è micarta marrone G10, e questi sono micarta verde e fibra di carbonio. Certo. Allora, al di là del fatto che sia molto bello avere materiali differenti, perché magari a uno non piace la micarta verde, preferisce la fibra, ma la scelta dei materiali era stata fatta anche in base al grip, perché allora questo si vede che è una micarta con una grana abbastanza grossa, e quindi diciamo che è come un effetto buccia d'arancia in mano. Quindi grippa di più. Sì, grippa di più rispetto a quello che è il carbonio, che invece, come possiamo vedere, è assolutamente liscio. Per cui, ad esempio, nel porto all'interno del pantalone, ecco, nel porto all'interno del pantalone, il carbonio è quello che viene fuori più facilmente, che non si impiglia mai, eccetera, eccetera. La micarta è leggermente più grippante, anche se comunque sono tutti quanti, cioè non ha spigoli vivi, superfici abrasive, è semplicemente ha una superficie irregolare che risulta più grippante. Alla fine c'è invece G10? il G10, che ha la sua finitura ruvida.
È comunque la texture, quella leggera del G10, non è quella che ti mangia le tasche, però al di là dell'estetica, scegliendo il materiale del manico, tu scegli anche il grip che vuoi avere e la scorrevolezza nel dentro-fuori. Anche perché la clip è fatta per, visto che l'idea era proprio di facilitare il porto occulto, la clip va a filo con la tasca e col pantalone, dopo eventualmente puoi mettere il lacciolo per facilitare l'estrazione, lasciando fuori il pantalone solo il lacciolo, però questo era abbastanza importante. Altra cosa che c'è da dire, sul fondo, volendo, si può mettere un percussore, per cui è una cosa che alcuni vogliono. Io sinceramente di avere questa cosa che affiora dalla tasca con il percussore ogni volta ti va a grattare le mani, a sfiorare addosso. Ho preferito che ci fosse la possibilità di averlo o di non averlo. O non averlo. Esatto. Anch'io preferisco non averlo, perché per dirti, sei il poliziotto che fa servizio in autostrada, magari uno sfondavetri ti può far comodo. Lo usi per vita civile o magari hai Rescue Me o hai un altro sfondavetri dedicato, magari lasciamo stare. Ecco. Ultima cosa importantissima, dato che è un coltello che nasceva per personale operativo, io per altre cose, facendo altri lavori, ho seguito vari corsi dedicati a forze dell'ordine, eccetera, eccetera. E quello che è l'utilizzo dell'arma da fuoco in condizioni di stress l'ho riportato su questo coltello. Quindi la scelta del backlock, oltre che per una questione di robustezza, è anche perché io questo coltello lo apro e lo chiudo con una mano, ma indifferentemente da quale sia. Se destro o sinistra, mancino o destrimane. Esatto, e quindi nel momento in cui sono in una condizione di stress, non necessariamente di combattimento, ma di stress, perché magari con la mano destra sto tenendo qualcosa che non devo assolutamente mollare, apro il coltello con la sinistra, non devo andare a pensare poi, ah no, ma aspetta, questo è un liner, quindi devo tirare al contrario, perché sappiamo che in certe situazioni i movimenti che a farli qua alla scrivania sono assolutamente intuitivi e semplici, tra visione a tunnel, tra l'agitazione in generale, tremori, questo e quello, perdita di movimenti fini e tutto quanto, cioè già chiudere un backlog può diventare un'impresa. Quindi, no, veramente, ecco, con l'adrenalina che fosse. Poi altra cosa, foro sovradimensionato, per cui utilizzo quei guanti senza problemi, ma oltretutto, come ti facevo vedere prima, possibilità di aprirlo semplicemente con il movimento del polso, quindi non c'è pericolo che il coltello si apra da solo, però nel momento in cui gli dai la spinta come Dio comanda, vinci la durezza della molla e il coltello si apre. Per cui, tra l'altro, come si vede anche da quanto si alza la leva, il dente della leva è molto importante, quindi per riuscire a chiudere il coltello bisogna rompere un top di materiale. Certo. Ecco. Queste le cose fondamentali legate a quell'utilizzatore specifico. Allora ti dirò, io lo conoscevo di vista, non l'avevo mai posseduto, il Nimrod, e queste cose che tu mi stai dicendo le ho notate nel prenderlo in mano, nel provarlo, nel coso. E sono sincero, non perché sei presente tu, ma penso che sia uno dei coltelli, dei chiudibili, che più mi è piaciuto di quelli di produzione italiana, proprio perché c'ha un sentimento di operatività, cioè un coltello utile, ed è quello che a me piace nei coltelli. Io difficilmente ho i coltelli gentleman o questi coltelli qua, perché a me piace col coltello poter fare
un po' di tutto, che non è il battoning, non è abbattere le foreste, ma da tagliare la fascetta, aprire il pacco, sbucciarmi la mela e qualche ramo se sono in giardino, se sono nell'orto, se vado, perché io abito in un bel posto, Sì. sono fortunato, io attraverso la strada del paese e sono in campagna, sono in montagna e c'ho il lago, per cui l'utilizzo c'è sempre. Quindi un coltello funzionale, pratico, leggero, sono sincero, ti faccio i miei complimenti perché l'ho trovato veramente funzionale. Non ne ho trovati così Ti tanti ringrazio. Mi di fa piacere soprattutto che produzione. tu l'abbia trovato funzionale prima di avere le Sì, spiegazioni. ti dico il Nimrod, che non ci hai ancora spiegato il nome, e poi Allora, lì il nome è semplice, nel senso che Nimrod è stata il nome in codice della prima operazione del SAS britannico, e visto che il SAS britannico è quello da cui sono derivati tutti quanti poi i vari gruppi speciali in giro per l'Europa, certo, da lì, essendo un coltello nato appunto per operatori, per impiego operativo reale, non fantastico, secondo me non c'era nessun nome migliore di quello per sottolineare ulteriormente quello che era la sua la sua caratteristica. indole. Sì, non ha No, a che fare con richiami biblici oppure con no, perché ho altre sentito traduzioni. storie fantastiche di dei, non dei, di cose. Ho No, detto, no, no, no. Probabilmente quelle erano dietro al nome che hanno dato all'epoca i SAS, però ai SAS. io mi sono basato su quel fatto storico perché il coltello, appunto, come ti dicevo, nasceva per quello e quindi era giusto che avesse un nome che richiamasse la cosa. Benissimo, dai. E intanto io ti ringrazio tantissimo Grazie a che te. abbiamo fatto una chiacchierata di un'oretta, poi ovviamente suddividerò E ovviamente grazie a e chi ci ha ascoltato. sì. E spero ci sia la possibilità anche più avanti di vederci, di parlare anche di altre tue creazioni. Io ho già fatto il video, ma l'ho apprezzato. Devo dire, ero dubbioso all'inizio Mhm. del Berus, parliamo del Ah, Berus. ok, sì. Ero veramente dubbioso. Avevo visto un tuo video in cui lo spiegavi, lo estraevi dalla tasca, lo estraevi di nascosto dalla cintura, Mhm. avevi entrambi i modelli. E... Però mi pareva piccolo in mano, mi pareva, perché a me piacciono i coltelli piccoli, ma che il manico sia utilizzabile. Devo dire, tanto di cappello, mi cospargo il capo di cenere. Un amico del forum di Avventurosamente, Massimo Maino, che saluto, di Torocchi 77, e mi fa: guarda hermano, io l'ho preso, ti dirò, si impugna bene. E io torno a guardare il tuo video e dico sì, poi tu lo muovi, spieghi del dito, della posizione del dito. Insomma, ho preso quello in G10 Mhm. e mi sono trovato benissimo. E io Ti piuttosto che dico, avere un piccolo folder, sì. preferisco un piccolo fisso. E devo dire che io ho la mano grande, sono alto 1,84 m, ho la mano grande, però lo impugno con tutte le dita, vero? Guarda, io solitamente quello che dico sempre è: non è che dovete comprare il coltello perché c'è scritto Tommaso Rumici sopra, perché se fossimo a quel punto lì sarebbe più una fede che non una passione, no? Ma provate a prenderli in mano, perché anche recentemente mi è stato riportato un commento secondo cui l'incavo per il medio sul Berus sarebbe l'ennesimo vezzo di design, perché non sapendo più come fare dei coltelli che non si confondano con gli altri, allora ci ho messo l'incavo lì, che non l'ha fatto mai nessuno perché non serve a niente, io l'ho messo perché così siano diversi. In realtà l'incavo lì io l'ho messo perché c'è tutta una valutazione ergonomica che è stata fatta usando modelli con, modelli senza, modificando la profondità. Quindi c'è un certo studio, non è che il coltello cade in mano così perché casualmente è venuto bene e abbiamo avuto una botta di fortuna. È stato fatto apposta, quindi mi fa No, ma piacere che certo, ma poi abbia raggiunto il risultato.
devo essere sincero, mi ha convinto, ero dubbio, io lo dico sempre, io a volte sono perplesso da alcuni coltelli, nel senso che mi piacciono, magari mi dico ma no, ma cosa lo prendo, dopo non lo uso quello lì perché così. E il Berus mi stava qua sul gozzo perché mi piaceva molto, mi piace anche molto che finalmente qualche italiano pensi anche a questi utility knife, cioè questi coltelli di utilità che non sono lo spadone, che non sono il coltellone, che non sono la sopravvivenza, ma sono coltellini da tutti i giorni, sono cantiere, apro il panino, sbuccio la mela, Allora, guarda, taglio il cordino, hai da capito? questo punto di vista io ti devo dire che lì purtroppo non è colpa degli italiani, ma è colpa del mercato, perché questo Fantoni Hyde, esatto, anno domini 2006, era un piccolo neck knife, in questo caso impugnatura a 3 dita, però un coltello che comunque ti permetteva di lavorare molto bene, con una presa molto salda, eccetera. E in realtà di questo coltello qui, quello che ha avuto successo è stato il chiudibile, perché all'epoca il mercato per i neck knife in Italia era praticamente inesistente. Evidentemente, lo abbiamo visto col Berus, i tempi sono cambiati, grazie a Dio, la gente si è resa conto che un piccolo coltello non è una versione, come dire, non è come i pupazzetti, quelli con la testa grande, no? Dei personaggi dei fumetti. Certo. Sono coltelli che hanno una loro dignità e una loro comodità di utilizzo. Io mi sono innamorato tra il GIMP e la posizione del medio, tu li fai quello che vuoi. Poi ti dirò, io ho disegnato anche coltelli che si impugnano a 2 dita, che non sono andati in produzione perché comunque erano un pochino arditi come design. Certo. Però la questione è sempre quella, cioè cosa ti puoi portare dietro, che limiti di spazio o peso hai, se uno che si impugna a 3 dita non te lo riesce a portare dietro, cerchiamo di farti qualcosa che riesci ad avere con te, sempre per il concetto della sopravvivenza di prima. Non riesci ad avere il coltello ideale, vabbè, meglio avere qualcosa. Che non aver niente. No, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Mamma mia, quante cose. Potremmo stare qua tutto il giorno, ma dopo ti porto via. Io ti ringrazio tantissimo. Spero, più che altro è chi ci ascolta che probabilmente a questo reggia. Sì, ma ecco,